Ciao a tutti, mi chiamo Marcello Monti e qui sul canale Rock and Crime racconto storie. Storie di musica, storie di musicisti, storie di fatti di cronaca nera legati alla musica. E storie di misteri, come quello che racconterò fra pochi istanti. Buon ascolto a tutti. Immaginate di sedervi nella penombra della vostra stanza. Posizionate il braccio del giradischi su uno dei vinili più famosi della storia della musica, ma invece di far girare il piatto in senso orario, lo spingete al contrario. Grattando contro la testina, il suono si deforma, rallenta, si distorce. Poi, improvvisamente, dal caos di suoni indistinti emerge una frase. Non molto chiara, però scandita e decisamente sinistra. Non è l'inizio di un film horror, ma la realtà del backmasking, una delle tecniche più controverse, affascinanti e inquietanti della storia della musica moderna. Messaggi subliminali, culti esoterici o semplicemente un colossale scherzo della nostra mente? Il backmasking, che in italiano può essere tradotto come mascheramento inverso, consiste nel registrare un messaggio audio al contrario all'interno di una traccia destinata ad essere ascoltata normalmente. Tecnicamente nasce negli anni 50 con la musique concrète e gli esperimenti d'avanguardia con i nastri magnetici. Furono però i Beatles a sdoganarlo nel pop rock con brani come Rain e Tomorrow Never Knows. All'inizio si trattava di pura sperimentazione artistica, un modo per creare atmosfere oniriche e psichedeliche. Ma alla fine degli anni 60 inizia a manifestarsi qualcosa di più oscuro. Il mistero si tinse di nero e il backmasking divenne il terreno di caccia preferito di teorici della cospirazione, leader religiosi e appassionati di occultismo. Nel corso dei decenni gli appassionati hanno analizzato centinaia di vinili alla ricerca di segreti nascosti. Alcuni degli esempi più celebri e da brivido rimangono scolpiti nella leggenda. Quello di Starway to Heaven dei Led Zeppelin è il caso più famoso del mondo. Secondo i detrattori, riproducendo al contrario la sezione centrale del capolavoro della band, la voce di Robert Plant che canta If There's a Bustle in Your Hedgerow si trasforma in una spaventosa ode a Satana. Here's to my sweet Satan, he will give those with him 666. Brindiamo al mio dolce Satana, egli darà il 666 a coloro che sono con lui. La band ha sempre negato con forza, liquidando la faccenda come una pura coincidenza. Ma l'effetto, ascoltato al buio, è innegabilmente raggelante. Ma andiamo oltre e parliamo dei Beatles, tra i primi, come detto, a sperimentare messaggi nascosti all'interno dei propri brani. Nel pieno della leggenda metropolitana sulla presunta morte di Paul McCartney, i fan analizzarono il White Album. Nel brano d'avanguardia Revolution 9, la voce di John Lennon che ripete ossessivamente Number 9, Number 9, ascoltata al contrario, sembra dire chiaramente Turn me on, dead man. Accendimi, uomo morto. Underman, 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 Underman.
Il principe delle tenebre, Ozzy Osbourne, finì addirittura in tribunale negli anni '80, accusato da alcuni genitori di aver inserito messaggi subliminali che istigavano al suicidio. Osbourne si difese dimostrando che i suoni distorti erano solo effetti di chitarra e che il testo parlava in realtà dei pericoli dell'alcolismo. Uno degli esempi di backmasking più chiari e famosi è inserito in Empty Spaces dall'album The Wall dei Pink Floyd. Ne abbiamo già parlato in un precedente video. In questo caso la band non ha mai smentito del tutto l'inserimento volontario del messaggio. Congratulations. You have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont. Oggi, nell'era dello streaming digitale, il fascino del backmasking resiste. Artisti moderni hanno inserito intenzionalmente messaggi al contrario nei loro dischi, a volte come gioco, a volte come firma artistica. Nel brano Paparazzi di Lady Gaga sembra inserito un messaggio oscuro e satanico che recita "Evil save us, the stars above, above, we model it on the arts of Lucifer", ossia che il male ci salvi, le stelle lassù, lassù, ci ispiriamo alle arti di Lucifero. Anche i protagonisti della scena rap sembra abbiano spesso inserito messaggi oscuri all'interno delle loro canzoni, come per esempio Eminem. Ma esiste una spiegazione razionale a tutto questo? Gli esperti di psicologia indicano un fenomeno ben preciso: la pareidolia acustica. Il cervello umano è una straordinaria macchina continuamente alla ricerca di schemi familiari. Odia il caos e cerca di dare un senso a ciò che non ce l'ha. Quando ascoltiamo un audio invertito, che è essenzialmente rumore bianco o fonemi casuali, la nostra mente cerca di modellarlo secondo parole che già conosce. E poi c'è il test del condizionamento. Se ascoltate Stairway to Heaven al contrario, senza sapere cosa cercare, sentirete solo suoni confusi. Ma se qualcuno vi mostra un testo satanico mentre ascoltate, il vostro cervello collegherà istantaneamente i suoni alle parole. Diventa impossibile non sentirlo. Il mistero dei messaggi subliminali potrebbe essere quindi uno specchio della nostra stessa mente, un riflesso delle nostre paure, delle nostre curiosità, del nostro bisogno di trovare significati nascosti. In un mondo dove tutto sembra già spiegato, l'ignoto diventa un rifugio, un luogo dove l'immaginazione può ancora vagare libera. E forse è proprio questo il vero segreto. Non importa se quei messaggi siano reali o immaginari. Non importa se siano stati inseriti intenzionalmente o se siano il risultato di coincidenze sonore. Ciò che conta è l'effetto che producono. Il senso di mistero, la tensione, la curiosità. Ancora oggi c'è chi prende un vecchio vinile, abbassa le luci e lascia che la puntina scivoli sul solco, prima in avanti, poi all'indietro. Ascolta, attende, cerca. E in quel silenzio carico di aspettativa, tra il fruscio del disco e l'eco delle note invertite, rimane sempre una domanda sospesa.
E se ci fosse davvero qualcosa? Marcello Monti vi saluta e vi dà appuntamento ad un altro mistero della musica.